Ciao e benvenuti in questo nuovo video riguardante il BGP e in questo caso il firewall Palo Alto. Oggi vi vado a far vedere come si imposta l'interfaccia loopback per poi ridistribuire l'indirizzo IP via BGP e ora ti spiego cosa sto facendo, perché questo video non è proprio una cosa molto semplice. Allora, questo è il lab che abbiamo già visto tantissime volte, questo è lo screenshot. Ora ti vado a spiegare perché ho impostato la loopback. Allora, nel firewall di destra gli indirizzi IP pubblici del mio AES, che ora ti spiego anche questo AES perché alcuni utenti novizi o chi si approccia al mondo del BGP, quindi si sta parlando di indirizzi IP pubblici, è molto facile andare nel pallone e quindi ti faccio vedere un paio di cosette. Allora, gli indirizzi IP pubblici sul firewall di destra sono gestiti direttamente da questi router. Quindi su questa interfaccia io ho un indirizzo IP pubblico e basta. L'indirizzo IP pubblico che io ho scelto è 192.168.10.4 per questa interfaccia. Ora, per gli indirizzi invece e la gestione del BGP sul firewall viene tutto gestito direttamente dal firewall e qui le cose diventano un pochino più, come dire, elaborate. Come ho già fatto vedere nell'altro video, la VPN tra i due firewall funziona, eccetera, ma c'è un piccolo cheating. Perché nell'altro video io faccio passare come indirizzo IP pubblico, cioè il traffico, lo faccio andare via questo link. E quindi è facile, relativamente facile. Il problema nasce se questo link va giù, se va giù si perde la VPN e internet. Questo perché? Perché io ho nel video precedente messo una rotta statica dove gli dico di usare appunto questo percorso. Per il video precedente che riguardava solamente l'aspetto di come si configura la VPN facendola passare tramite il tunnel e il BGP, la cosa può andare bene, ma qui bisogna fare un salto di qualità. Allora, che cosa ho fatto? Intanto abbiamo un problema. Ci vuole la loopback. E questo perché la loopback, come sai, è un'interfaccia virtuale che è messa qui e io gli ho dato un indirizzo IP finto, cioè finto, nella realtà sicuramente esiste, ma in questo caso è finto, che è 80.12.10.1/24 e è il mio pezzo di network che io ho acquistato virtualmente. Ho detto acquistato perché ti farò vedere una cosa fra pochino. Ho acquistato virtualmente dal provider, quindi io posso inviare la mia rete, quindi la mia nuova rete, il mio indirizzo IP pubblico 80.12.11.10 a tutti questi provider che a sua volta lo distribuiranno l'indirizzo IP della rete a quest'altro provider. Tant'è che se io vado qua sulla console e scrivo enable show by IP root BGP, vedrai che qui io ho appunto la network 80.0.0/32 e ho il mio indirizzo IP pubblico che ricevo in questo caso sul firewall della mia azienda, che è questo. Ricevo l'indirizzo IP pubblico del firewall di sinistra 80.12.11.1 perché è il mio indirizzo IP pubblico. Ora, detto questo, che ripeto, questo video non è proprio alla portata di tutti, ma siccome alla fine della storia non è poi una storia, come dire, così complessa, l'importante credo che sia cercare di capire il funzionamento, perché poi è quello che effettivamente si trova nelle aziende enterprise. Certo, nelle piccole aziende no, perché solitamente hanno due router, fanno failover e finisce lì, ma nell'enterprise hanno due o più router che oltre a fare failover hanno anche il BGP e quindi bisogna, come dire, essere pronti a capire che stiamo a guardare.
Allora, ti faccio vedere questa storia del BGP. Allora, partiamo dal presupposto. Intanto, come si acquista questo AES number e il mio network? Si va su un sito tipo questo, rip.net, ti registri, metti tutti i tuoi dati, eccetera, eccetera, bla bla bla, e il RIP ti assegnerà un AES number che sarà un tipo questo, vedi? AES 65001 è privato, ma ti assegnerà un AES pubblico e un pezzo di rete, che quella la sceglierai te, che può essere /24, /23, /22, eccetera, eccetera, ma il più piccolo che tu possa acquistare è /24, quindi hai 254 IP disponibili. E te dirai che me ne foti tutti questi indirizzi IP? E io ti rispondo, non lo so. Userai una parte per il tuo router, una parte per i tuoi server, eccetera, eccetera, per il centralino telefonico e chiaramente non esposto direttamente su internet, ma facciamo finta che tu abbia un indirizzo IP 80.12.11.2 che chi si prova a collegare a quello, in questo caso l'applicazione del cellulare, andrà a finire dentro alla tua DMZ dove c'hai il centralino telefonico. Questo è un esempio per farti capire. Quindi io compro questo AES number, compro questo pezzo di indirizzo IP, che in questo caso io ho comprato, che è 80.12.11.10.0/24. Ok? Spero che sia chiaro che ho fatto. Ho comprato un pezzo di rete, un indirizzo IP pubblico, cioè una serie di indirizzi IP pubblici. A questo punto io posso fare una cosa del genere. Configuro una loopback qui, gli do l'indirizzo IP pubblico che ora ti faccio vedere, che è 80.12.11 bla bla bla, e invio a tutti i provider la mia rete pubblica, il mio indirizzo IP pubblico. Gli dico, oh, ragazzi, sono qui. Ecco, se mi volete raggiungere, questo è il mio AES number e questo è il mio indirizzo IP pubblico. Allora, il risultato è una cosa del genere. Innanzitutto andiamo a vedere come si configura la loopback, perché non è complicato in sé per sé, però ci sono alcuni passaggi che sono un po' tricky, vanno un po' visti. Allora, innanzitutto, chiaramente network, interface, loopback. E ho creato la mia loopback. E virtual router, default router, security zone outside. E fin qui. Poi ho dato il mio indirizzo IP pubblico che è 80.12.11.1/32, perché deve essere proprio così, altrimenti non ti funziona, non si può mettere /24. È proprio quell'indirizzo IP pubblico che io voglio. Poi andiamo a vedere il NAT, che anche qui niente di complicato, però bisogna capire. Allora, su policy, NAT, chiaramente. Ora si aprirà NAT. Allora, original packet, ok, la source è l'inside fin qua, destination outside fino a qui non ci piove. Destination interface, e qui nasce un problema. Che interfaccia ci devo mettere? Semplice, tutte, any. Lui sceglierà, siccome la destinazione è le outside, sceglierà questa, l'interfaccia 1, 2 e 3, che sono le outside. Anche la loopback è messa come outside, ma in questo caso non verrà utilizzata. O almeno, non proprio in questo caso specifico. Poi, translation packet, interface la mia loopback e il mio indirizzo IP pubblico. Ora andiamo a vedere un attimo il router. Allora, network, virtual router, default. Allora, sul distribution profile è rimasto tutto come il precedente video. Non devo fare niente. BGP. Maledetto BGP. Allora, le AS pubblici, gli indirizzi IP pubblici che sono 172, dov'è lo screenshot? Che sono questi, tanto per intendersi, questo, questo e questo, rimangano uguali, invariati come nell'altro video, e anche il peer verso destra rimane invariato come nell'altro video. Import rimane invariato come nell'altro video, export qui invece abbiamo qualcosa in più. Sotto ai IP pubblici, match, io ho messo il mio indirizzo IP pubblico della loopback con exact, cioè deve essere proprio quello. Poi andiamo su redistribution rules.
connected come nel precedente video, ma in questo caso ho aggiunto anche il mio indirizzo IP pubblico, IGP, basta, finito qua. Poi andiamo un attimo a vedere la rotta statica, default gateway, perché il default gateway glielo devi dare comunque. In questo caso io ho messo come destinazione la mia loopback interface, il mio indirizzo IP pubblico, tramite l'interfaccia 100, next stop nessuno, perché non c'è un next stop, non c'è qualcun altro da contattare, e quello è l'indirizzo tuo pubblico, quella è l'interfaccia, quindi fai da gateway, e quello è anche perché il router, il firewall, in questo caso, lui già sa le altre rotte. Nel primo caso, nel firewall di destra, lui deve avere una default gateway, che in questo caso è 192.168.10.3, se non ricordo male, e /25, sì, potrebbe essere 3 oppure 1, ora non è rilevante, ma comunque. Quindi lui il traffico lo punta, lo manda verso il suo default gateway, che è l'IP virtuale dell'HSRP, e poi lui, tramite il BGP in questo caso, perché questo è prepend, lui sceglierà questo percorso. Fatto. E quindi glielo devo dire qual è. Ma in questo caso lui gli indirizzi IP pubblici, cioè tutte le destinazioni, già le sa, perché sono già direttamente nel firewall, quindi non deve avere un default gateway, cioè nel senso non deve avere un next stop. Fatto questo, io ho la mia rete. Ora, se io vado qua, che ho impostato questo piccolo computerino per far vedere che funziona, nella VLAN 60, allora intanto guardiamo se la porta 0303 è nella VLAN 60, perché mica me lo ricordo. Allora questo, aspetta, chiudi, okay. Guardiamo un attimo, show VLAN 03 è nella VLAN 60, perfetto. Allora qui andiamo a dargli un IP 192.168.10/24 192.168.60.1. Ora, scusate, allora questo lo riduco un pochino e lo metto qua. Se tutto va bene e funziona, io dovrei essere in grado di pingare il mio indirizzo pubblico, che è 192.168.10.4, che è il router il firewall di destra, 10.4. Se tutto va bene lo pingo, e infatti lo pingo, e ovviamente anche viceversa, dal destra pingo sinistra. Perché lo pingo? Perché, come ti ho fatto vedere prima, i provider, quindi SP1, SP2, SP3, già sanno la mia rete. Infatti ti faccio rivedere, show IP root BGP, ed eccolo qua, il mio indirizzo IP pubblico. Quindi io sto a advertise, mando la mia rete a tutti i provider, a tutte e tre, anzi veramente a tutte e cinque, perché anche questi ricevono la rete, la ricevono grazie ai provider dove sono collegati. Ora facciamo l'ultima cosa, anzi facciamo proprio l'ultima, così non vi annoio più. E il traffico? E il traffico dove va ora? Seguirà questo percorso? Seguirà questo percorso o seguirà questo percorso? Bene, se non è stato impostato il prepend sugli altri due link, lui sceglierà tutte e tre. Ne avrà uno come preferito, perché magari ha minore latenza, ha un costo minore, ha un peso minore, e quindi lui lo sceglierà. Ma il traffico in realtà andrà da qui a qui, qua e qua. Passerà da tutti e tre i link, proprio perché non c'è un prepend. Non gli ho detto qual è quello preferito, io gli ho detto soltanto tutte le interfacce di NAT, poi vedetela te, e non gli ho specificato nel BGP, come ho detto e ridetto, il prepend. Ecco, questo è come si configura la loopback, e perché l'ho fatto e perché lo usi, perché magari in azienda hai il firewall che gestisce direttamente i peering BGP. Ora, entrambi i disegni qui, e concludo, entrambi i disegni
o se preferisci più corretto, entrambe le configurazioni, sia questa che questa, le trovi nel mondo reale. Ora, io personalmente ho sempre trovato questa, più di frequente, però puoi trovare benissimo anche questa. Ti ringrazio per aver guardato questo video e al prossimo.